Salve a tutti, nella lezione di oggi di A Regola d'Arte faremo una lezione di teoria nella quale vi insegnerò ben 6 trucchi per dipingere. Secondo me è una lezione fondamentale, proprio perché vi consente poi di partire con il piede giusto. Iniziamo subito. Se voi avete in mente di fare un soggetto, dovete pensare con grande precisione alla tecnica che volete adottare. Logicamente, se volete fare un effetto di un tramonto, sceglierete una tecnica tipo l'acquerello. Se volete fare un soggetto invece ieratico, potete scegliere sicuramente la pittura a olio oppure l'utilizzo della foglia oro, che dà l'idea della sacralità. E quindi il primo requisito è quello di scegliere bene il supporto e la tecnica sulla quale dipingere e preparare bene anche questo supporto, perché è logico, se fate una pittura a tempera sarà necessario preparare la tela in una certa maniera, se fate una pittura a olio in un'altra. L'unica cosa sicuramente che dovete tenere presente è quella di usare un fondo che deve servire per collegare, diciamo, il supporto alla vostra pittura. È logico, se state facendo una natura morta che ha un fondo scuro, potete dipingere come base di fondo la vostra tela bianca, per esempio con un colore marrone scuro, oppure potete usare, se fate un paesaggio, un azzurro. Questo vi consentirà vari passaggi successivi. Uno, il colore scivolerà molto meglio, non vedrete più la tela completamente bianca, ma anche di colore ne dovrete usare molto meno. E poi è sicuramente uno strato preparatorio che è fondamentale. Veniamo ora al secondo punto. Secondo me una cosa fondamentale è anche legata ai materiali, perché i materiali sono veramente indispensabili, avere materiali di un certo livello. Non dico di usare solo prodotti da professionisti, ma nemmeno prodotti talmente scolastici da risultare diciamo non idonei alla vostra pittura. Vi faccio un esempio: se voi volete lavorare con l'acquerello non potete non avere la carta da acquerello, perché la carta è veramente fondamentale, come fondamentale per esempio sono i pennelli. Se voi dovete fare dei dettagli minuti non potete avere pennelli qualsiasi, ma dovete avere pennelli possibilmente morbidi, e poi questi pennelli dovete effettivamente curarli, trattarli bene, perché questi pennelli vi dureranno tantissimo se sapete per esempio come trattarli anche dopo che li avete usati. E vi consiglio poi di usare un pennello per ogni tecnica, non dovete usare gli stessi pennelli dell'acquerello per la pittura per esempio ad olio. Questo praticamente della scelta dei materiali, materiali che siano pennelli, che sia anche il supporto, fondamentali, avere dei buoni materiali. Altra cosa, bisogna dare molta importanza, secondo me, al chiaroscuro, vale a dire allo studio della luce, delle ombre. Voi dovete passare, diciamo, del tempo a osservare se volete riprendere un paesaggio dal vivo, se volete fare invece un soggetto già eseguito da altri ma volete riproporlo. Considerate che il 50% del lavoro sta nell'osservazione attenta, perché se voi osservate attentamente un soggetto, lo fate proprio, fate conto, poi potete addirittura ricordarvelo a mente, proprio perché l'avete osservato a 360 gradi. E quindi state molto attenti all'impiego del chiaroscuro, è fondamentale per dare la tridimensionalità, per dare il volume al vostro soggetto, e quindi giocate su una vasta gamma di tonalità, dal colore più chiaro al colore più scuro, o anche se lavorate a monocromo date tonalità per esempio di grigio differenti proprio per creare il senso del volume. Altra cosa fondamentale che dovete per forza prendere in considerazione quando dipingete è comunque la prospettiva. Uno studio di base, non dico che bisogna conoscere la prospettiva scientifica, ma sicuramente dovete avere cognizione e capire l'importanza di rendere anche la profondità e la prospettiva in maniera corretta. E come si fa? Per esempio, potete mettere gli oggetti in primo piano molto più nitidi,
e le cose che stanno in profondità sempre più sfumate. Già questo dà l'idea della prospettiva. Ce l'ha insegnato Leonardo da Vinci, lo sfumato atmosferico, no? Oppure potete per esempio rimpicciolire anche gli oggetti, via via che vi allontanate. È logico, se mettete lo stesso oggetto, mettiamo un elemento, l'albero, e lo trovate anche in lontananza, quello in lontananza, anche se non è correttamente preciso nelle dimensioni prospettiche, però se lo fate più piccolo già dà l'idea di una profondità. Un altro trucco della prospettiva, senza conoscere la prospettiva, è quello di sovrammettere gli oggetti, perché se voi sovrammettete più cose già danno l'idea di avere una profondità. Altro trucco è quello: quando fate un dipinto vi dovete ogni tanto prendere e alzare e guardare il vostro dipinto da prospettive diverse. Quindi non state ore e ore sul cavalletto a dipingere lo stesso soggetto, perché poi il vostro occhio si stanca e non riuscite più a vedere le cose. Io spesso faccio più lavori insieme, proprio perché mi alzo da un cavalletto a un altro e faccio lavori differenti. Questo mi consente di staccare la mente e poi ritornare su quell'oggetto, su quel soggetto, con una mente più lucida. E guardate, andando a distanza vi renderete conto che si vedono certe cose che da vicino non si riesce più a cogliere, perché vedrete le cose proprio nel loro insieme. Un'altra cosa fondamentale è quella anche di fare sempre un soggetto comunque che a voi piace. Io non so se l'oggetto o il soggetto che state facendo è di vostro gradimento. Sicuramente se è una commissione, capita anche a me, a volte ci sono dei dipinti che non amo fare, però se è per lavoro lo faccio. Ma se voi vi dilettate e vi piace la pittura o imparare a dipingere, scegliete logicamente soggetti che vi piacciono, cose che vi piacciono, perché se già di partenza queste cose non vi piacciono, considerate che il lavoro non potrà venire bene, perché non metterete l'impegno necessario che dovrebbe appunto avere. Quindi, ricapitolando, quali sono questi 6 trucchi e consigli che vi do per dipingere? Innanzitutto di preparare bene il vostro supporto, che sia una tela, che sia una tavola, scegliendo la tecnica più congeniale che fa per voi. Scegliere materiali di qualità, che siano pennelli, carta, ma materiali idonei al vostro lavoro. Importanza del chiaroscuro, perché è fondamentale per dare la volumetria. Altro punto, importanza della prospettiva, una prospettiva corretta che subito in evidenza chi sa lavorare e chi no. Poi un altro punto è quello di lavorare prendendovi anche delle pause, guardando il vostro dipinto da distanza, proprio perché riuscirete a vederlo con una mente distaccata. Ultimo punto, dipingete quello che vi piace. Vi aspetto alla prossima lezione di A Regola d'Arte. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e potete iscrivervi al mio canale. Ciao ciao!